ho sempre vissuto in un luogo senza storia. Liviona è una località nata negli anni 60 per il turismo tedesco, pertanto ti puoi immaginare l'aspetto. Ma poi quello che mi serve è uno studio, è una situazione legata all'interno che sia evocativo per quella che è la mia condizione ideale. Tutto si svolge all'interno dello studio e non ho bisogno di essere a Los Angeles o a Roma, anche se a che altro posto. Soprattutto di questi tempi che poi con internet sei veramente collegato con il mondo 24 ore su 24. Pertanto sono affezionatissimo al mio paese d'origine, mi piace perché alla fine trovo ritmi diversi, mi piacciono i cambi di stagione, però creativamente parlando non è un problema nel momento in cui mi ritrovo in un contesto chiuso dove di fatto ho tutto quello che mi serve, a cominciare da musica, attrezzature, insomma tutto quello che necessita per realizzare un'opera. Presumo che provocare poi sia inevitabile perché basta poco e anche in questo caso è relativo alla persona che osserva il dipinto. Ci sono persone che si indignano, che si spaventano, che sono disturbate da immagini che io ritengo assolutamente innocenti e persone che vorrebbero qualcosa di decisamente più forte perché se no non sono contente e ti dicono che sì, magari ti sei un po' venduto, nel senso che stai facendo delle cose troppo tranquille, troppo commerciali. E nel momento in cui fai un'operazione di questo tipo ti sgamano subito. No, la provocazione ci sta nella misura della tua ricerca, se operi in un ambito delicato come quello in cui mi muovo io, dal momento che non faccio un ritratto per un vezzo decorativo, ma mi piace indagare sulla psicologia e sugli aspetti così più oscuri della personalità, è chiaro che tocchi anche in un qualche modo il concetto della provocazione. Dal momento che c'è anche questo exploit immane dove di fatto tutto è eros, sensualità, che so, dalla pubblicità, le cose che trovi su internet, sono stanco io, il fetish, ecco, un'altra cosa che quasi non sopporto più, nel senso che io mi sono cimentato in questo ambito, lo faccio tuttora, toccando ovviamente determinati temi, ma usandolo sempre in modo complementare, mai diretto e mai forzato, proprio perché c'è un'invasione di questo tipo di tematiche, di situazioni che di fatto è stucchevole, non mi interessa, si rischia veramente di fare l'esatto contrario poi e di non apprezzare più quella caratteristica sensuale, erotica che potrebbe avere una persona poi, che non voglio allontanarmi da un concetto, allontanarmi troppo da un concetto legato all'erotismo, alla sessualità, perché comunque ritengo che siano sempre presenti, lo sono come lo è la religione, lo è la spiritualità, perché nel momento in cui contemplo un ritratto ho a che fare con una persona che ha a disposizione il proprio corpo e che ha a disposizione la propria mente, per cui il lato fisico, il lato spirituale va assolutamente contemplato e le implicazioni sono queste. Però non deve essere fine a se stesso, non deve essere un gioco illustrativo, non deve essere una cosa tirata per i capelli, non lo so, ad ogni costo.